Benvenuti sul nostro canale di Gioconomicon. Siamo qui a Piana delle Orme, al Museo Storico di Piana delle Orme, in occasione di Gioco Storia, la prima edizione di questo evento rivolto al wargame, quindi al gioco di simulazione storica, ma con un taglio anche molto attento a quello che è le opportunità che questo tipo di giochi offrono, così per migliorare la conoscenza delle persone, chiaramente degli avvenimenti della storia. Siamo qua insieme a Mauro Faina, il presidente dell'associazione che ha organizzato l'evento. Ciao Mauro, grazie di essere con noi. Mauro ci aiuterà, l'associazione Casus Belli di latino ovviamente, sì. E Mauro ci aiuterà a tradurre l'intervista col nostro ospite, che con molto piacere vi presentiamo, ed è un'occasione unica in realtà, perché è la prima volta che in Italia lui viene a fare una conferenza sul gioco. Professor Philip Sabin, hello. Hello. Lui insegna Strategic Studies al Royal College, al King's College di Londra. E quello che in particolare è interessante è che appunto in un'università ci siano degli studi che trattano proprio i giochi di simulazione e quindi i modelli di simulazione degli eventi bellici e più in generale degli eventi storici. Tutto il lavoro che fa Philip Sabin è concentrato su questo tipo di cose, e come giocatori lo conosciamo perché ha prodotto anche una serie di titoli di cui parleremo, ma la prima cosa che vorremmo chiederti è appunto come si organizza la tua attività di studio con i tuoi studenti durante le normali lezioni che tieni e quindi gli esami. Per noi italiani è veramente una cosa molto strana, e tranne alcuni piccoli esperimenti di cui tra l'altro Mauro è uno dei protagonisti, diciamo che il gioco nella scuola e nell'università entra con molta difficoltà ancora oggi. Well, and our professor Philip explains, tries to explain better all the strategy, all the strategic events that happens during the century as well. But in Italy, from the moment that this sort of the subject that he deals with is not so common, well, we want to know something more about the methods that he uses at the university, and how does he organize these lectures. So, Philip, what about the typical lectures that we can find in the King's College? King's College has had a war studies department for 50 years, and we study all aspects of war. I've been there for 30 years now, and I started teaching normal modules, lectures, seminars, exactly the normal way. Only gradually did I start to introduce war games as part of my teaching devices. Bene, è una lunga tradizione quella che è al King's College. Non è una cosa che è nata ieri, da tanti anni, da almeno 30 anni, e il wargame è solo una parte di questi studi strategici. I use some war games to illustrate my ancient warfare classes, my World War II classes, maybe 3 classes out of 20 in my undergraduate teaching. The most innovative class that I now run, and I have run for 13 years, is an MA class focused purely on simulation gaming. And in that, the students learn how to not only play, but to design a war game, a board war game, on a conflict of their choice. Bene, non è solo limitato allo studio della Seconda Guerra Mondiale o al tipico gioco di guerra. Queste lezioni vanno oltre,
aiutano i ragazzi, che stiamo parlando di ragazzi di circa 20 anni, a capire meglio quello che accade nel mondo oggigiorno, i concetti della strategia militare, e facendo così ad affrontare meglio le sfide, diciamo, di tutti i giorni. Abbiamo avuto modo di vedere parecchie foto delle tue attività con i tuoi studenti, e una cosa che colpisce è che ci sono anche parecchie studentesse. Sembrerebbe, almeno nello stereotipo, che questi siano temi che interessino soprattutto i maschietti, ma in realtà tu hai anche molte ragazze che seguono i tuoi corsi. Well, and it's weird, but in your lectures we find a lot of girls. What's the reason? I repeat, in Italy it's really strange to have girls attending such kind of lectures. In the War Studies department as a whole, we have an even balance of men and women students. In my undergraduate courses, a majority of the students are men because I focus on military strategy. What's unusual is that my MA course on wargame design has recently had a 50-50 balance of men and women. And I think it's partly because once they see other women have succeeded in doing it, and once that's shown on the videos that we have, once they see wargames designed by ladies posted on the web, they feel no inhibitions about coming along and joining the course. So I think a large part is the image. I think wargaming in the hobby sense has a bad image for women because they never see other women doing it. But once they start to do it, having come to a department and find an interesting course like this, then they'll continue to do so. Sì, dobbiamo distinguere il tipo di lezioni che fa Philip. Non è solo, le sue lezioni non sono solo centrate sugli studi strategici militari, dove troviamo la maggior parte di presenze maschili, ma anche sul cosiddetto, come lo definisce lui, wargame design, dove le ragazze, queste giovani ragazze, sono attratte proprio da come si disegna, come viene sviluppato il wargame. Quindi si trovano molte ragazze interessate a questo aspetto, che poi è un aspetto, diciamo, visivo, e abbiamo una certa frequenza che raggiunge anche il 50%, il 50%. In queste attività che vengono fatte in aula, tu usi dei titoli che sono tuoi, e poi vedremo insieme, ma vengono anche generati nuovi giochi, e se sì, questi giochi nuovi poi vengono in parte diffusi o pubblicati o comunque resi disponibili, vengono messi a punto, sono solo delle bozze, sono solo... Well, Philip, during your lectures, beyond using your games, Yes. and probably the boys, the girls, the students can create other games. So what about this other feature of your lecture? Okay. I use my own games rather than commercially published games for two reasons. One is that they can focus on exactly the topics I need to teach about, and that I think they're more realistic in some ways than some published games, which are more entertainment than simulation. That's the first reason. The second reason, though, is published games tend to be far too complex and take too long, and therefore we need something quick to be played within a 2-hour class, and so I design deliberately simple versions of these big published games. Now, the students in my MA class also have to design simple games, and we actually use one or more of their previous designs in my current classes. So as long as it's simple and good, we can use it. Most published games, though, are far too complex for use in class.
Bene, sostanzialmente la ragione è una. Per gli studenti molti giochi che vengono pubblicati sono too complex, sono troppo difficili. Dunque spesso e volentieri bisogna adattare qualche gioco che viene diciamo commercializzato di sovente, e inoltre i ragazzi concorrono a creare dei giochi ex novo proprio per imparare insomma le basi della simulazione militare, del wargame design. Quindi ovviamente bisogna molte volte lo scoglio principale è la complessità del wargames, e quindi loro cercano proprio di semplificarlo, chiaramente per raggiungere una platea più larga. Allora, veniamo un po' a alcuni esempi del tuo lavoro. Innanzitutto Simulating War, che è un testo direi seminale nel settore, libro per appassionati. Immagino che sia anche uno dei testi forse che i tuoi ragazzi usano durante gli studi. All'interno di questo testo ci sono già molti dei tuoi giochi che tu rendi disponibili anche attraverso il sito. E ci vuoi parlare un attimo del lavoro di questo libro? Cioè, qual è stata l'intenzione nel prepararlo e soprattutto che tipo di rapporto proprio con la comunità dei giocatori ha creato, anche come feedback che hai ricevuto dai giocatori rispetto ai giochi che hai proposto e che hai messo a disposizione? Poi ne vedremo anche le incarnazioni, diciamo così, commerciali, ma successivamente. Quindi parliamo prima del libro. Okay. Well, Philip, obviously you have written several books. Among these one we find the Simulating War. What about the content? And above all, what about the games that we find in this book? And beyond that, were you successful in creating a sort of network through this book? What about? Simulating War came out in 2012, and it's very much based on my teaching experience over the previous decade. So it contains the insights that I've been giving to my students since 2003 on how to design games, and it also contains full versions of the games that I have designed, which I've used with my undergraduate students, again, for the previous 10 years. So it's really reporting on and publicizing all the things that I've developed within my teaching. On the basis of Simulating War, we've then developed networks. We have a Yahoo group with lots of participants. It's actually got 3 times as many words on the Yahoo group now as there are in the book. And we've also started over the past 4 years a major connections conference in Britain, which brings together professional wargamers from Britain and overseas, and that has over 150 attendees every year coming together and networking about the kind of issues raised in the book. So it's been very successful. Il libro è un report, è un compendio degli anni di insegnamento di Philip, che non è poi lui l'unico, diciamo, creatore. Molti giochi sono stati creati e inventati dai suoi studenti diciamo durante i primi anni del suo insegnamento, quindi troviamo queste prime esperienze che poi sono state utili anche per gli studenti successivi. Inoltre Philip cita questa sorta di nuovo evento che si tiene a Londra ormai da 4 o 5 anni, adesso non mi ricordo, che si chiama UK Connections, e che è riuscito a creare una vera e propria network inerente agli studi di simulazione, inerente agli studi strategici, ma ha una sorta di largo seguito in tutto il mondo, e ovviamente da non dimenticare il suo Yahoo Group, e molti interventi del suo gruppo Yahoo sono da ritrovare nel libro. In ogni caso sì, il libro ha contribuito, e grazie a UK Connection questo network si sta espandendo. Dunque, a un certo punto della tua esperienza di professore, ma anche di game designer, un editore americano, la Victory Point Games, ha preso dei contatti con te parlando proprio dei giochi che erano presenti sul libro, e quindi alcuni di questi giochi sono diventati dei titoli, in particolare Hell's Gate,
e Angel 1.5. Sono titoli introduttivi, fatti nella filosofia che prima tu accennavi. Sono anche molto interessanti su alcune soluzioni, poi magari vediamo un attimo dentro Angel 1.5 così. Ma che tipo di rapporto hai avuto con questo editore? Cioè, che controllo hai avuto sul prodotto rispetto all'idea originale e quanto l'idea originale è cambiata? E soprattutto, scusa, se quanto intervento all'origine c'era dei tuoi studenti su questi titoli in particolare, oppure erano giochi del tutto tuoi che con cui hai iniziato l'attività di studio, insomma? Well, Philip, what about the relationship that you had with the Victory Point games? Were you forced to change something of your original design, obviously for reason of business? And did your students contribute to these games? My games have been published first as books, Lost Battles being the first, and then we produced the deluxe board game version. The same has happened with Hell's Gate and Angels 1.5. They were published first in Simulating War and then in the Victory Point editions. Victory Point games have been very good. They approached me, they said they were interested in producing these standalone versions. I emphasized that although I'm very happy to have changes of presentation, and they are the experts in graphic design, in the layout of the rules, I didn't want substantive differences between the rules in the game editions and in the book. And we worked together very closely on that. And I know some designers have problems with publishers because the publishers change things and the designers get annoyed and even disown their games. Not at all with these, because these I'm very, very pleased with what has happened. For commercial reasons, in Angels 1.5, they made the game less generic in that they have particular types of fighters shown on the counters, because they thought that the players would like to see that rather than just generic silhouettes of fighter planes, you see. So there are some graphic changes, there's added material as well in here, scenarios. The input that my students have had is more before the games even appeared in my book, because I was playing it with them for years, using them as playtesters and smoothing it out and taking their comments on board. By the time it got to this edition, it had already been extensively playtested, which is one reason it didn't need major changes in the game edition. Bene, sostanzialmente il suo rapporto con la Victory Point Games è stato molto soddisfacente perché il suo disegno originale non è stato alterato dalla casa produttrice e ovviamente in che cosa è intervenuto la Victory Point Games? Sostanzialmente nel package, nel confezionamento e nella grafica. Per quanto riguarda gli studenti, grazie a un playtest prima della produzione del gioco, il gioco quando è uscito era già playtestato proprio nel suo rapporto studenti e docente, quindi sostanzialmente il gioco già funzionava, quindi la Victory Point Games ha fatto solo, diciamo, il confezionamento, però il gioco ci teneva lui a mantenere il gioco originale come l'aveva sviluppato con i suoi studenti. Ecco, io adesso sto aprendo la confezione di Angel 1.5. Una particolarità dei tuoi giochi è che tendono ad avere mappe contenute e un numero di pedine ridotto, in modo da forse facilitare anche il controllo da parte dei giocatori. Angel 1.5 sembra ne abbia tante di pedine, ma in effetti molte sono alias della stessa pedina, no? Quindi delle versioni alternative della... Ti va un attimo, ecco, di entrare in uno dei tuoi giochi per spiegarci le intenzioni con cui l'hai fatto e minimamente come funziona? Well, among the peculiarities of your games, we often find small maps, few counters. Yes. Do you want to illustrate the main components of your games? In order to have games playable
by non-gamers within a short time, it's vital that you have few counters and not massive map area. You can blow the map up to large size, but with not many hexes, not many different areas, in order to allow the simple play. What I try to do is to use innovative concepts in order to still capture some of the key nuances. So, for example, in Angels 1-5, we have lots of planes here, but each one of these counters represents a flight of fighters in a different state, in a different altitude, in a different speed. And the key thing here is by swapping between 4 counters, all you need for this air game in 3 dimensions is 1 counter at any time for that flight on the map. There is no off-board record keeping. You can simply move the counter, swap it over if need be, and all the records are there on the map to see. So you can play with maybe 10 counters per side, and still you can play the game far more quickly than most air combat games. So it's trying to use elegant solutions to allow the games to be simple, quick, but also to capture the key essentials of the subject. Comincio dalla fine: semplice, veloce ed efficace, e volutamente per mantenere il gioco appetibile a tutti. Le mappe le mantiene piccole, i counters in realtà, anche se nello specifico sono tanti, però rappresentano differenti modi dello stesso aereo. Questo perché? Per evitare eccessive tabelle, eccessive registrazioni esterne, sempre seguendo la filosofia semplice, efficace e giocabile. E veniamo a quello che potremmo definire il sacro Graal di Philip Sabin, il gioco ormai introvabile, da molti desiderato, ricercato, disponibile dai collezionisti anche a prezzi consistenti, che però è di nuovo basato su un tuo studio, perché questo tuo libro, Lost Battles, è un'analisi delle forme di combattimento nell'antichità. E poi da questo libro è stato realizzato un gioco in scatola che consente di simulare combattimenti di diversi momenti e anche in diversi territori, sempre nell'ambito dei combattimenti nel periodo antico. Ci vuoi raccontare questo tuo interesse nei confronti della simulazione della guerra in qualche modo, diciamo, nel periodo d'oro dell'antichità? Well, another masterpiece, I would define masterpiece, is Lost Battles. And Philip, why this interest for the classical period, for the warfare of the classical period, and how did you conduct your researches about it? I've been interested in ancient warfare since I was a child. When I started wargaming, I very quickly did ancient wargaming as well as more modern. And when I went to university, I studied ancient warfare as much as modern. I started to develop my own games, and this is only the latest of many iterations of games about ancient battles. What I try to do in this game is to use wargaming as a tool to give research insights. We know very little about each individual ancient battle, but if we can develop a common system to reproduce all of the battles that we know about, then we can draw lessons from one to another. And that's what I try to do here, to have a wargame system which works for all of the dozens of battles that we know about, and therefore you can use the insights from one and transfer them to another. That's what I've attempted to do here. Bene,
Questo sorta di suo interesse per il periodo classico, per la guerra del periodo classico, ce l'aveva fin da quando frequentava l'università, e fin dai suoi inizi universitari aveva cominciato a disegnare e a cercare di trovare un sistema che riassumesse quello che accadeva nelle guerre antiche. Uno dei problemi maggiori delle guerre antiche sono proprio le fonti, e lui comunque si è sempre mosso per trovare un sistema che riassumesse, che potesse essere applicato a tutte le guerre del periodo classico. Quindi un sistema, un concetto innovativo che andasse a trovare i concetti comuni di questa, di questo periodo classico. Ora, quindi, almeno dal punto di vista della tua produzione ludica, ti conosciamo come studioso, interessato e autore del periodo antico e della Seconda Guerra Mondiale. Stai pensando di lavorare su altri periodi storici o pensi di continuare su questi due filoni così lontani nel tempo tra loro? Well, Philip, you dealt with the classical period, World War II. Are you thinking, are you determining any other historical period in your interest? I don't know. Are you developing other new historical periods beyond World War II and the classical one? The latest work that I have done is not for commercial publication. I was contracted by the British Army over the last year to help them develop a Kriegspiel for battle group operations, for modern battle group operations, so that the army can experiment and can train using these same sort of techniques. So the modern world is where I have moved to. However, in terms of my own personal interest, I'm still fascinated by these periods, and so I will probably work just as much on World War II, possibly again on the ancient world, rather than becoming a modern game designer focusing on 21st century combat. Al momento il professor Philip Sabin sta lavorando su un progetto che gli è stato assegnato dall'esercito britannico sulla guerra moderna, sul concetto dei battle groups. La guerra moderna va verso un concetto di unità più piccole, più snelle, per una migliore capacità di spiegamento, però questo non toglie che il suo interesse rimane ancora sulla Seconda Guerra Mondiale e sul periodo classico, ma sicuramente tornerà sulla Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente questo è il suo progetto professionale per l'esercito inglese. Al momento ha la priorità nelle sue creazioni. Allora, considerando appunto questo tuo ruolo divulgativo in quanto insegnante e quello di appassionato in quanto anche giocatore, la domanda è, fermo restando il fatto che i tuoi titoli sono degli ottimi esempi introduttivi, ma a dei giocatori che non hanno esperienza con i giochi di simulazione storica, che tipo di approccio consiglieresti? Quindi magari quali titoli potresti consigliare ai nostri lettori che vogliono passare dal board game classico a un board wargame? Well, Philip, and obviously, especially Angels 1.5 and Hellsgate are to be considered introductory games. Yes. But if you have in front of you a newcomer, a sort of rookie, what would you suggest? I'd suggest that they start small. They start with games such as these. There are other introductory games, and I think they shouldn't try to leap straight in to a complex, typical published board game, because they will find it too off-putting, too complex, too time-consuming. Once they have learnt some of the principles of this level, I think they will then want more complexity. What usually happens, especially with young people, is they then want lots of detail. They want to go to the extreme. That's fine, but let's do that gradually
rather than that they are faced immediately with a complex board game, in which case they'll probably give up and just go and play their computer games. So this is a very important step into the hobby, but it's not, I think, the only place that one can end up. Certo, il concetto dovrebbe essere abbastanza chiaro. Non puoi affrontare un gioco complesso se non hai prima visto un sistema semplice. Quindi i suoi possono essere considerati giochi introduttivi, ce ne sono molti altri, quindi il suo consiglio spassionato è: comincia dal gioco semplice, poi ti puoi dedicare al gioco più dettagliato. Molti purtroppo, e spesso e volentieri, per l'amore del dettaglio, per l'amore del realismo, si rivolgono direttamente a dei giochi troppo complessi e il risultato risulta negativo, perché si allontanano spaventati da questa complessità. Quindi rimanete sul gioco introduttivo, che sia Angels 1.5, che sia Hell's Gate, ma ce ne sono molti offerti al mercato, e poi l'appetito vien mangiando, si può rivolgere al mercato dei giochi più complessi. Un'ultima domanda che riprende quel pizzico di invidia iniziale, pensando agli studenti inglesi che possono apprendere da te anche le tecniche del game design e della simulazione. La tua esperienza al King's College è in Inghilterra diffusa anche in altre università o il tuo corso è un caso particolare? Well, obviously, we have a little of envy here in Italy. Why? Because in Italy there isn't any course dedicated to military studies, strategic and simulation, whatever you want. But beyond that, can we consider your course a sort of special course that we find only in your college, or is an example that we find throughout England? What about that? My aim in my course is to encourage people to develop their skills and to go out and apply them. Now, inevitably, only a small minority do decide to do that and are in position to do that. But we have a number of success stories. A number of my former MA students are now working in professional wargame design. They've got a job perhaps with the government where they're working as defense analysts. They are military officers, and there's one captain who is now at the Army College Sandhurst and is now using wargames to educate other officers. So we have some disciples. There are also some other universities that are starting to offer similar courses, because mine has proved to be very popular and others are naturally imitating it. So we are starting to get this trickle down to other places, and not just in Britain, because the majority of my students are from outside Britain, and so they're going back to countries as far afield as South Africa and using the same techniques in their own countries. Molto interessante questo aspetto, non è un esempio isolato questo del King's College, molte università lo stanno introducendo, soprattutto i suoi studenti non vanno a occupare posizioni di prestigio solo nella vita militare ma anche nella vita civile, e molti suoi studenti non vengono, paradossalmente non vengono dall'Inghilterra ma vengono soprattutto dall'esterno. Ha citato l'esempio del South Africa, del Sudafrica. Quindi è un discorso che nella sua università ormai ha preso piede, sta prendendo piede in tutto il Regno Unito, ma non solo, ma in tutto il mondo, proprio per questa sorta di matrimonio fra la didattica e la simulazione. Sperando quindi che il nostro sistema di insegnamento in Italia possa prima o poi prendere questo esempio come occasione per introdurre questi sistemi, ringraziando tra l'altro anche lo sforzo di alcuni insegnanti italiani che stanno cercando di fare questo, per esempio Mauro Faina, che in veste di professore fa questo lavoro appunto con i suoi studenti in una scuola superiore italiana. Noi ringraziamo Philip Sabin di essere stato con noi e adesso ne approfitteremo per andare a vedere la conferenza che lui terrà e quindi avremo modo di imparare altre cose da lui. Ringraziamo Mauro Faina per averci fatto da traduttore e soprattutto per aver organizzato questa occasione di incontro, e vi diamo appuntamento alle prossime
interviste. Philip, grazie ancora e ben arrivato in Italia. Well, thank you a lot, Professor Sabin. We are proceeding with the conference. We have another event to attend. Anyway, we hope to apply your examples in Italy. I'm a humble teacher that is trying to introduce this sort of studies in my high school. It's not a university. Well, probably one day we have the luck to have a real course about the military studies, about the strategic and simulation, also here in Italy. Thank you again.